18 aprile 1965. Il ministro di Grazia e Giustizia, in seguito a istanza presentata dalla detenuta, ha concesso la libertà condizionale ad Assunta Maresca, pupetta, che il 4 ottobre 1955 uccise con un colpo di pistola Antonio Esposito, da lei ritenuto responsabile dell'uccisione del marito, Pasquale Simonetti, detto Pascalone Enola. La Maresca, come si ricorderà, nel giudizio di primo grado fu condannata a 18 anni di reclusione. La pena venne poi ridotta a 13 anni dalla Corte d'Assise d'Appello. Pupetta Maresca, attualmente, stava scontando la pena alla Giudecca, il carcere femminile di Venezia. Qui, nelle prime ore di stamane, le è giunta la comunicazione della concessione della libertà condizionale. Assunta Maresca ha lasciato il carcere nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani giungerà a Castellammare, dove è attesa dai suoi familiari. «24 giugno 1966. Assunta Maresca, di 31 anni, conosciuta come Pupetta, è stata fermata stamane dalla polizia nella sua abitazione di Castellammare di Stabia. La Maresca è stata condotta negli uffici della questura per l'interrogatorio. Sui motivi del fermo, che sarebbe stato effettuato anche nei confronti di altre persone, la polizia mantiene il segreto. 25 giugno 66. Assunta Maresca, la famosa Pupetta, è stata arrestata per ricettazione e rinchiusa nel carcere di Poggioreale. Una seconda e grave accusa nei suoi confronti è l'associazione per delinquere. Avrebbe acquistato borse e capi di biancheria rubati. 22 ottobre 66. Pupetta Maresca, la vedova di Pascalone, che fu protagonista di un clamoroso processo per aver vendicato il marito, diventa attrice cinematografica. Sarà infatti protagonista di un film dal titolo Delitto a Posillipo. Londra chiama Napoli e con lei l'attrice tedesca Ingrid Scheller, che nella pellicola sarà la sua antagonista. 27 ottobre 1966. Un pregiudicato napoletano che alloggiava in una pensione sotto falso nome è stato arrestato la scorsa notte dalla squadra mobile. L'uomo, accusato di tentato omicidio, associazione a delinquere, esplosione di colpi d'arma da fuoco in luogo pubblico, si chiama Umberto Ammaturo e ha 25 anni. È venuto a Roma per accompagnare Assunta Maresca, detta Pupetta. Pupetta, che è in libertà provvisoria, essendo in corso un procedimento penale nei suoi confronti per ricettazione, è stata scritturata dal produttore Fortunato Misiano per un film ambientato nella malavita napoletana, il cui titolo provvisorio è Delitto a Posillipo. Firmato il contratto, che la lega anche per un altro film western, la Maresca si è trasferita a Roma e ha preso alloggio in una pensione di via Morgagni. Insieme con lei, o nello stesso periodo di tempo, si è trasferito a Roma anche l'Ammaturo, che corteggia assiduamente la vedova e la segue ovunque. La questura napoletana, ritenendo che prima o poi il giovane avrebbe cercato di incontrare la Maresca, aveva segnalato il fatto alla squadra mobile di Roma. Da una visita alla pensione di via Morgagni è risultato che uno dei clienti, tale Roberto Sarnella, 25 anni, era napoletano ed era arrivato contemporaneamente alla Maresca. Ieri notte un gruppo di agenti, dopo un lungo appostamento, ha fatto irruzione nella pensione. Da un controllo dei documenti è risultato che la carta d'identità del Sarnella era falsa e che costui era in realtà l'Ammaturo. Il giovane è stato condotto al carcere di Regina Coeli in attesa di essere trasferito a Napoli. Stamane è stata convocata in questura anche la Maresca. Essa ha dichiarato che conosce poco lo Ammaturo e che non sapeva che alla pensione egli aveva esibito documenti falsi. 26 aprile 1968. Non ho ucciso Pascalone Enola su mandato. L'ammazzai per legittima difesa, così ha dichiarato Carlo Gaetano Orlando, detto Tannino e Bastimento, ai giudici della prima sezione del Tribunale Penale, davanti ai quali si è presentato in veste di parte lesa,
Nel processo, da lui intentato per diffamazione contro 2 giornalisti di un settimanale, pallido, teso, notevolmente invecchiato, ben diverso dal giovane aitante che comparve davanti alla corte di assise di Napoli nel processo contro la nuova camorra, Tanino e Bastimento ha continuato: fui condannato per l'omicidio volontario con l'esclusione della premeditazione e del motivo abietto. Pertanto non sono un sicario. La farsa del mandato ad uccidere fu completamente scartata, al punto che Pupetta Maresca fu definita dai giudici una mitomane. L'avermi attribuito l'esecuzione di un delitto per incarico ricevuto altera la verità dei fatti, con conseguente lesione della mia reputazione. Chiedo pertanto la condanna dei responsabili e il pagamento dei danni morali e materiali. 9 gennaio 1974. Pupetta Maresca è di nuovo alla ribalta. Suo figlio Pasquale Simonetti, 18 anni, nato mentre la donna era in carcere, è scomparso dal 2 gennaio. Pupetta è convinta che sia stato ucciso per vendetta. Un'ipotesi che trova sempre più credito è che il giovane sia caduto in un'imboscata a causa di una donna e il suo corpo gettato in mare. 10 gennaio 1974. Smunta un velo di ombretto azzurro sulle palpebre. Pupetta Maresca ha tenuto la sua conferenza stampa nell'androne della sua abitazione a Fuorigrotta, tra il lampeggiare dei flash e le curiosità dei passanti. Ha parlato del figlio, Pasqualino, l'erede di Pascalone e Nola, che è sparito misteriosamente dal 2 gennaio. Me l'hanno ucciso, ne sono sicura. Ormai vado perdendo ogni speranza. Ha gridato fra le lacrime. Eppure era soltanto un ragazzo. Non aveva ancora 18 anni, non riesco proprio a capire chi poteva odiarlo tanto, al punto da ucciderlo, e da negarmi anche il solo sollievo di poter piangere sulle sue spoglie. Ha descritto Pasqualino, che era stato più volte denunciato dalla polizia e dai carabinieri, come un ragazzo d'oro, affezionato alla famiglia, incapace di fare del male. Ne ha ricostruito l'ultima giornata, quella del 2 gennaio. Alle 6 del pomeriggio mio figlio era nel centro di Napoli, in piazza Trieste. Lo hanno visto in un bar in compagnia di una ragazza. Dopo un'ora, l'autista di mio fratello Alberto lo ha invece incontrato alla periferia, nei pressi del casello dell'autostrada per Salerno. Pasqualino era al volante di una macchina, una Volkswagen, che aveva avuto in prestito da un amico. Pupetta non ha spiegato come mai il figlio, che non ha ancora compiuto i 18 anni e non ha la patente di guida, pilotava una macchina. Si è soffermata a descrivere questo incontro del figlio con l'autista. Alla domanda dove sei stato, Pasqualino ha risposto che si dirigeva al porto. E tutto ciò è molto strano perché, per quanto io ne sappia, mio figlio non avrebbe avuto alcun motivo di recarsi al porto. Pasqualino ha telefonato il giorno successivo, nella mattinata, allo zio Alberto. Ti devo dire una cosa, è stata l'unica frase di Pasqualino Simonetti. Poi la linea è caduta. L'indomani, sempre nella mattinata, questo ancora il racconto di Pupetta, un conoscente della famiglia Maresca, Renato Pappalardo, ha telefonato. Ha detto che mio figlio era stato ucciso, ha ricordato con un filo di voce Pupetta. Mi è parso di vivere un incubo. Rispondevo al telefono e non mi pareva vero. Mi sono sentita male. A questo punto la vedova di Pascalone ha avuto un cedimento nervoso. Interrompe il suo racconto, impallidisce. La devono far sedere in una lavanderia che è accanto al palazzo nel quale la donna abita. E solo dopo un quarto d'ora riprende la sua conferenza stampa. Dice che sul finire della settimana scorsa si è recata presso amici e conoscenti per avere notizie del figlio. Successivamente, accompagnata da un fratello, ha preso contatto con quel Renato Pappalardo, che per telefono aveva fatto sapere dell'uccisione di Pasqualino. Ed il Pappalardo, messo alle strette, avrebbe risposto: non ne so niente, so soltanto che era stato ferito e che era curato in un appartamento privato a Porta Capuana. Sin qui il racconto di Pupetta. Non ho paura di nessuno, aggiunge con un tono di voce fermo e sicuro. L'indagine della polizia e dei carabinieri si muove tra mille difficoltà. Sinora, nell'ambiente della malavita, nel quale Pasqualino era noto non tanto per le sue gesta, ma per la sua appartenenza ad una famiglia di rispetto, non è filtrata una sola indiscrezione. Sembra invece che possa aver maggiore consistenza l'ipotesi di uno sgarro commesso da Pasqualino, con la conseguenza di un chiarimento a colpi di pistole. Il corpo del figlio Pasqualino non fu mai ritrovato.
Secondo alcuni venne rapito, legato ad un sasso e gettato in mare. Pasquale non aveva accettato la relazione della madre con Ammaturo e più volte lo aveva minacciato. Dell'omicidio fu subito sospettato Ammaturo, ma Pupetta non accettò mai del tutto quest'ipotesi. Umberto Ammaturo fu comunque incarcerato, ma nell'aprile del 75 fu assolto per insufficienza di prove. Ciò nonostante il rapporto tra i due si incrinò.